Buongiorno, sono Maddalena Santeroni, sono la presidente dell'associazione che gestisce all'interno della GNAM tutti i rapporti con l'esterno e con tutto quello che si può cercare di creare per portare novità all'interno del museo, non novità culturali perché per quello ci sono storiche dell'arte molto valide che hanno il loro bel da fare, ma piuttosto novità che possano portare finalmente del denaro al museo, che è il momento storico lo richiede molto fortemente, per cui cerchiamo contatti con le banche, cerchiamo contatti con tutti quelli che possono fare dei grandi eventi all'interno del museo e riusciamo attraverso quello a creare un circolo virtuoso per riuscire a cercare di arrivare ad avere un museo che si possa sostentare completamente in solitudine, cosa che fino adesso né questo né altri musei purtroppo riesce a fare. Dunque io parto da lontano, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, il mio sogno era diventare scenografa e ho iniziato facendo la scenografa. Devo dire che all'epoca io ero giovane, piccola diciamo, c'era una certa difficoltà, facilità ad entrare in certi giri teatrali o cinematografici. Il mio fiore all'occhiello è stato lavorare con Visconti su Morte a Venezia. Devo dire che sono stati 3 mesi a Venezia, gloriosi, non so come dire, però il lavoro era molto duro perché all'epoca si faceva tutto a mano. Dopo, più avanti, c'è stato l'avvento del computer e si riusciva quindi a creare tutto quanto. Invece noi dovevamo disegnare tutto quello che era possibile fare. In quel periodo nasce mio figlio, per cui mi tolgo un po' dal mondo cinematografico, perché ho fatto 2 o 3 film, insomma, sempre parlando di scenografia. Mi tolgo dal mondo cinematografico perché avevo questo neonato. Questo mi ha portato piano piano a fare delle scelte quasi inconsapevoli, insomma. Mi sono occupata di comunicazione. Ma è stato tutto casuale, non è stata una scelta fatta di cervello, nel senso che sia mi occupavo di antiquariato sia di mostre e mi mettevano sempre nella parte dove dovevo parlare con la gente, dove dovevo appunto creare comunicazione, creare link, cioè perché avevo questa facilità e questa immediatezza nel rapporto umano. E quindi a un certo punto dico, vabbè, a questo punto facciamo comunicazione e ho un ufficio stampa. Creo questo ufficio stampa che si occupa solo di arte e eccomi. Ci sono sicuramente, ma non nel mondo nel mondo mio. Il mio mondo è quello dell'arte, diciamo, è un mondo molto basato sulla bellezza, sull'immediatezza, purtroppo sull'invidia, sicché puoi essere uomo o donna, se crei invidia, se sei un artista che è invidiato, sei invidiato sia che tu sia donna, sia che tu sia uomo, sia che tu sia gay, insomma, per cui non ho riscontrato questo come è una donna per cui teniamola da parte. Dunque, guardi, la prima cosa che serve, secondo me, è l'intelligenza, assolutamente, perché se uno è poco intelligente puoi avere anche 2 lauree, ma Steve Jobs era senza laurea, per cui l'intelligenza serve. L'intelligenza, mettere a frutto questa intelligenza, perché se è un'intelligenza rigida, per esempio, non malleabile, già è un'intelligenza malata, se è un'intelligenza monotematica non è giusta. Allora, un'intelligenza aperta, come un paracadute, come diceva il buon
Einstein, e quindi un'intelligenza aperta, un cuore aperto verso gli altri, perché se ci si pone in maniera diffidente, anche gli altri saranno diffidenti. Io, per il mio carattere personale, sono sempre stata molto aperta, molto serena, pensando che gli altri vedevano solo il mio lato buono. Poi magari, come tutti, ho preso le mie fregature, però secondo me avere questa disponibilità nei confronti del mondo aiuta molto. E soprattutto, allora, intelligenza, disponibilità e tenacia. Bisogna lavorare sodo, comunque, non dire mai di no. Avremo dei capi, tutti abbiamo avuto dei capi che ti telefonano di domenica, che ti telefonano di sera, che ti dicono guarda mi serve questa cosa, sì. Allora, tra una persona che ti risponde sì e una persona che ti dice ma oggi è domenica, devo uscire col mio ragazzo, sicuramente farà più carriera quella che dice sì. Dunque, io l'ho conciliati con un po' di fatica, devo dire, però coinvolgendo mio figlio fin da piccolo. Lui ha vissuto con me nei musei, nelle fiere, nelle mostre, sempre, e coinvolgendo la famiglia il più possibile in modo che loro mi supportassero. Questo è stato il mio segreto, diciamo. Sì, mio figlio ama molto questo mondo. E adesso i miei nipoti, per esempio, nella campagna che abbiamo fatto Adotta un quadro, hanno adottato un loro quadro dove c'è il loro nome in una stanza, dopo se vuole glielo faccio vedere per sua curiosità, e sono molto partecipi, dicono mia nonna lavora in un museo, per cui sono molto contenti di questo. Secondo me questo è un po' un segreto, coinvolgere la famiglia il più possibile perché ti supporti e poi stringere i denti perché non è facile, specialmente con i bambini piccoli, però insomma. Si deve fare, rinunciare ai figli mai, insomma, bisogna farli per forza. Allora, guardi, mi fa piacere questa domanda perché io amo molto quest'opera. Questo pavimento, che le prego di notare, è di Alfredo Pirri, che è un grande scultore e artista italiano, è esattamente calabrese, e ha donato quest'opera alla galleria che è secondo me spettacolare. È un modo di entrare in galleria, attraversare l'arte, perché vede è proprio nell'ingresso, specchiandosi, per cui volendo dire io sono qui e io sono con te dovunque.